Ci sono dei ragazzi che mi seguono e mi hanno detto: Lori, ma ci sono dei freni su AliExpress che costano 50 euro e mi sembrano fatti bene. Vabbè, mi hanno mandato il link, li ho acquistati perché mi sembravano belli da vedere. Sì, ma Lori, perché provi dei freni da 50 euro? Perché non tutti hanno la possibilità economica di spendere 1000 euro, 500 euro su un impianto frenante. Perché non provare dei freni economici che mi ispirano, perché sono veramente tecnicamente costruiti molto bene. Posso dire che sono uno spettacolo a livello di costruzione, perché sono fatti a controllo numerico, quindi a CNC. Sono costruiti con quella macchina lì che utilizzo per fare i forcellini e altri ricambi per la bici. E poi abbiamo il pompante, anche questo ricavato dal pieno, anche la leva si può vedere bella lavorata. E cosa ti danno con 50 euro? Ti danno l'impianto frenante più un paio di pastiglie di ricambio, degli spessori e il kit per montare il freno posteriore, come l'ogiva che va all'interno della leva, in modo che il tubo entri all'interno del telaio per il freno posteriore. Freni all'aspetto eccezionali, perché hanno una gran lavorazione, sono doppio pistoncino, quindi hanno 4 pistoni, lavorano con olio minerale, e anche il pompante, anche questo è ricavato dal pieno con la regolazione della corsa della leva. Sono una copia spudorata dei freni che troviamo in commercio, però mi danno una bella impressione. Anche le pastiglie freno mi piacciono perché hanno le alette di raffreddamento, però adesso sono curioso di andare a provare in un percorso vero, tipo un percorso da enduro o qualcosa di impegnativo, per metterli alla prova. Ok, curioso di provarli. Vediamo un po'. Dai, adesso primo giro si devono rodare. Oh, bagnatino, Oh, non male, direi non male come frenata. Adesso si stanno un po' scaldando, quindi dai, ci siamo ragazzi. Per 50 euro di freni pazzeschi, riesci a girare tranquillamente e frenano più di qualche marchio blasonato. Rifacciamo un altro giro un po' più spedito. Adesso sono andato giù tranquillo per vedere se frenavano. È vergogna dirlo? No, non è vergogna dirlo. Freni cinesi da 50 euro, riesco a girare anche con un e-bike da 25 kg. Bah, va bene. Probabilmente sulle biciclette non elettriche andrà molto meglio come potenza, quindi per ora niente male. Voglio ritornare sulla pista di prima e tirare forte, vedere se si surriscaldano e anche fare una bella discesa sulla strada, in discesa bella ripida, vedere se si surriscaldano. E poi potresti fare un upgrade facilissimo, tipo cambiare i tubi, questi classici di plastica, metterli aeronautici, già ti cambia la così e così, e in più mettere su delle pastiglie freno più performanti e ti cambia ancora di più. Però per ora non mi posso lamentare, quindi continuiamo il test. Ora provo a mollare di più, cioè mollo come se andassi con i classici freni. Vediamo. Mi danno sicurezza, quindi posso andare tranquillamente al mio ritmo che vado di solito. È un po' bagnato, però meglio così, vedo se funzionano. Finora i freni non mollano, anzi sono potentissimi.
Che dire, raga, che dire? Che dire? Proviamo anche quel salto. Ma sì, dai. Mi danno sicurezza, mi danno sicurezza. Yeah, drop. Yeah. Arrivo sempre lungo con quel salto. Un po' fuori traiettoria. No, bellissimi. Incredibilmente efficienti. Incredibile. 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 Cosa posso dire? Niente. Posso dire solo che frenano. Sono anche belli da vedere. E che dire? Adesso vado in officina a vedere come sono le condizioni delle pastiglie freno dopo mezza giornata di test. Stracontento di questi freni. Cosa devo dire? 50 euro spesi benissimo, però adesso li tengo su montati un po' per vedere se avranno dei difetti in futuro, però finora zero problemi, non si scaldano, sento la frenata sempre alla stessa potenza, quindi ottimi, ottimi veramente. Vediamo come sono ora le pastiglie dopo una giornata di test. Prendiamo una chiave esagonale da 3, svitiamo il perno che tiene la pastiglia freno, sfiliamo e sfiliamo le pastiglie. Vediamo un po', prendo il calibro e vediamo prima di tutto se si sono consumate bene regolarmente e quanto se ne sono consumate in una giornata di test. Allora intanto vediamo la pastiglia come si è ridotta, direi si è consumata abbastanza regolarmente. Questa è la pastiglia nuova. Allora, pastiglia nuova, come vedete la pastiglia è nuova, mi segna 3,97. Proviamo quella usata. Questa è la pastiglia, se vediamo, usata, e ragazzi mi segna lo stesso spessore, quindi che dire, approvate anche come consumo. Una bella cosa di questi freni è che non occorre fare lo spurgo per montarli, perché sono chiusi da 2 tappi. Una volta che abbiamo passato il cavo all'interno del telaio, montiamo sull'ogiva, avvitiamo e il freno è pronto senza fare spurghi. Se vi interessano ragazzi potete trovare questi freni a 50 euro nel link che trovate nella descrizione del video. Spero di avervi tolto qualche dubbio, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.